Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo dell'ultima follia dell'Unione Europea. Buon Natale, meglio buone feste. Nuove linee guida, l'ultima follia dell'Unione Europea. La Commissione prova a giustificarsi, si tratta di un documento interno, siamo neutrali sulla religione. L'Unione Europea ritira le linee guida sul linguaggio finite al centro delle polemiche, soprattutto per i riferimenti a Natale. L'iniziativa delle linee guida aveva lo scopo di illustrare la diversità della cultura europea e di dimostrare la natura inclusiva della Commissione. Tuttavia, la versione pubblicata delle linee guida non è funzionale a questo scopo. Non è un documento maturo e non va incontro ai nostri standard qualitativi. Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo documento. E la motivazione dichiarata dalla commissaria dell'Unione Europea all'uguaglianza Elena Dalli, supervisor delle indicazioni per la comunicazione esterna e interna dell'Unione Europea. Cosa c'è, anzi, cosa ci dovrebbe essere di più spontaneo e vero di un augurio di Natale? Nulla, solo la UE non avesse pensato bene di dare una direttiva anche su questo per evitare, si sostiene, di non mettere in imbarazzo chi riceve un augurio ma non è di fede cristiana. Non una semplice raccomandazione, attenzione, ma un vero e proprio decalogo stilato dalla Commissione Europea con all'interno una lista di espressioni da usare per non urtare la sensibilità di nessuno. Niente riferimento religioso negli auguri, ogni discorso sul 25 dicembre o nelle frasi descritte per mail o messaggio. Ogni persona nell'Unione Europea ha il diritto di essere trattato in maniera uguale. Si legge senza riferimenti di genere, etnia, razza, religione, disabilità e orientamento sessuale. Questo scrive Bruxelles per la corretta comunicazione raccomandata dalla Commissione dal titolo Union of Equality. L'Unione Europea ritira le linee guida sul linguaggio dopo le polemiche, non adeguate. Sembra di sognare. Davvero un po' sì, perché addirittura la parola che dà il senso al tutto, appunto Natale, andrebbe sostituita con festività o feste. Ecco un esempio concreto contenuto del documento: al posto di il Natale è stressante si dovrebbe dire le festività sono stressanti. Quindi invece di buon Natale è preferibile buone feste. Evita di dare per scontato che tutti siano cristiani, è l'indicazione contenuta nel documento interno. Non tutti celebrano le feste cristiane e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date. Sii sensibile al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e calendari. Anche buone feste, buone vacanze, potrebbe andare bene. Un altro esempio: non usare nomi cristiani o che siano tipici di una religione. Tra gli altri suggerimenti, non usare mai nomi di genere come operai, poliziotto o pronomi maschili come un valore predefinito. Quando si utilizza una varietà di immagini, testimonianze e storie, assicurarsi che riflettano la diversità in tutti i suoi sensi. Insomma, gli stereotipi sono da eliminare, che siano basati su sesso, età ed etnia, e così devono sparire signori e signore da sostituire con cari colleghi. L'Europa cancella le nostre radici cristiane. E la trincea issata da Lega e FD, mentre a Strasburgo l'azzurro Antonio Tajani ha inoltrato immediatamente un'interrogazione scritta alla Commissione. Bruxelles si è subito difesa. Non vietiamo o scoraggiamo l'uso della parola Natale. È ovvio, celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani sono parte della ricca eredità europea, spiegano fonti dell'esecutivo europeo. Ma ormai la polemica divampa, spiega la commissaria all'Unione Europea all'uguaglianza Elena Dalli. Le parole e le immagini che usiamo nella nostra comunicazione quotidiana trasmettono un messaggio su chi siamo e chi non siamo, a partire anche dal tema della disabilità e dell'età. Dire anziani può essere offensivo, meglio usare popolazione più adulta. Nel documento anche il tema dell'orientamento sessuale è centrale. Mai dire un gay, ma piuttosto una persona gay. Usare la formula una coppia lesbica e non due lesbiche. Così come nella rappresentazione di una famiglia dove marito, moglie, padre o madre non rispecchino il linguaggio inclusivo voluto dall'Unione Europea.
meglio partner o genitori. Insomma, l'ipocrisia è servita, a partire da Natale. Il Natale è una festività cristiana che celebra la nascita di Gesù. Natività cade il 25 dicembre per tutte le chiese cristiane, ma nel calendario gregoriano per quelle romano-occidentali e del calendario giuliano per quelle romano-orientali la decorrenza cade il 7 gennaio, con ritardo attuale di 13 giorni. Oggi però anche le chiese greco-ortodosse, con eccezione di quelle slavo-ortodosse e delle chiese orientali siriache o copte, si sono adeguate al calendario gregoriano, pur mantenendo il calendario giuliano per la loro tradizione e liturgia. Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all'Ascensione, alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua, la festa cristiana più importante. È comunque la festa più popolarmente sentita tra i cristiani, anche se in tempi più recenti ha assunto nella cultura occidentale sempre più un significato laico, con lo scambio di doni legato alla famiglia e a figure del folklore religioso cristiano o pagano come Babbo Natale. Sono strettamente legate alla festività la tradizione del presepe e dell'albero di Natale, entrambe di origine medievale, la seconda più legata ai paesi del nord Europa. Festività solari, come già detto, secondo taluno il solstizio invernale e il culto del Sol Invictus nel tardo impero romano hanno avuto un ruolo nell'istituzione e nello sviluppo del Natale. Ma la festa non si sovrappone alle celebrazioni per il solstizio d'inverno e alle feste dei Saturnali romani, in quanto questi ultimi duravano dal 17 al 23 dicembre. Ciò non è vero e che già nel calendario romano il termine Natalis veniva impiegato per molte festività, come il Natalis Romae, 21 aprile, che commemorava la nascita dell'urbe, e il Die Natalis Soli Invicti, la festa dedicata alla nascita del sole Mitra, introdotta a Roma da Eliogabalo, imperatore dal 218 al 222, e ufficializzato per la prima volta da Aureliano nel 274 d.C. con la data del 25 dicembre. E soprattutto quest'ultima festa popolarizzare l'attenzione degli studiosi. Se già verso il 200 era ampiamente diffusa nelle comunità cristiane dell'Oriente greco la celebrazione del 6 gennaio come giorno della nascita di Gesù, successivamente si registra il prevalere della data del 25 dicembre. Secondo qualcuno ciò si spiegherebbe con la grande popolarità al tempo della devozione al sole invitto. Alcune coincidenze storiche sono particolarmente significative, tra le quali la corrispondenza delle date, la diffusione di analogie solari con il Cristo negli scritti patristici di quei secoli. Queste sono state ispirate direttamente dal cantico di Zaccaria nel Vangelo di Luca, che descrive la missione di Giovanni Battista come una preparazione alla venuta del Signore, descritto come un sole che sorge dall'alto. Vedi Luca 1,6,8,79 e in particolare il versetto 78. Quando i missionari incominciarono la conversione dei popoli germanici, adottarono la tradizione cristiana, molte feste pagane. Le celebrazioni pagane vennero così ricordate nelle celebrazioni del Natale, mantenendo però alcune delle tradizioni dei simboli originari. Fu lo stesso Papa Gregorio Magno tra gli altri a suggerire apertamente questo approccio alle gerarchie ecclesiastiche. Fra i simboli moderni del Natale che appaiono derivare dalle tradizioni germaniche e celtiche pagane compare fra l'altro l'uso del decorativo del vischio e dell'agrifoglio e l'albero di Natale. In Islanda i festeggiamenti del solstizio d'inverno continuarono a essere celebrati per tutto il Medioevo fino all'epoca della Riforma protestante. Anche in altre regioni la sovrapposizione fra gli antichi culti pagani del sole e la celebrazione del Natale cristiano continuò almeno fino alla fine del XII secolo, come segnalato dal vescovo siriano Jacob Bar Siribi. Era costume dei pagani celebrare al 25 dicembre la nascita del sole, in onore del quale accendevano fuochi come segno di festività. Anche i cristiani prendevano parte a queste solennità. Quando i dotti della Chiesa notarono che i cristiani erano fin troppo legati a questa festività,
decisero in concilio che la vera natività doveva essere proclamata in quel giorno. Jacob Barzidibi. Non tutti gli studiosi pensano che il Natale derivi da festività pagane. Ad esempio, secondo Thomas Talley, mancherebbero sufficienti prove di tale tesi. Secondo Susan Roll, non ha importanza quanto possa avere perfettamente senso una sorta di relazione e i testi esistenti non hanno ancora dimostrato con chiarezza il collegamento tra il Natale e le festività pagane precedenti. La data di nascita di Gesù è sconosciuta. Tale data infatti non è indicata nei Vangeli né in altri scritti contemporanei. Fin dai primi secoli i cristiani svilupparono comunque diverse tradizioni, basate anche su ragionamenti teologici. Questi fissavano il giorno della nascita in date diverse, tanto che il filosofo Clemente Alessandrino, 150-215 d.C., annotava in un suo scritto: non si contentano di sapere in che anno è nato il Signore, ma con curiosità troppo spinta vanno a cercarne anche il giorno. Stromata 1-21-146. Il testo di Clemente registra comunque l'esistenza di una tradizione antica relativa alla nascita di Gesù in una data di mezzo inverno. Tale tradizione viene fatta risalire ai seguaci Basilide attivo ad Alessandria prima del 150, che celebravano il 6 o il 10 gennaio con il battesimo di Gesù, la sua nascita come figlio di Dio. Il dibattito sulla data di nascita di Gesù, rilanciato nel Novecento, suggerisce anche ipotesi alternative o complementari all'ipotesi dell'istituzione del Natale in sostituzione della festa pagana del Sol Invictus. Un primo riferimento, per quanto controverso, al 25 dicembre come giorno di nascita di Gesù è presente in Ippolito di Roma nel 204. Circa 70 anni prima di Aureliano, e lo studioso Paul de la Lagarde ha evidenziato come la data del 25 dicembre era presumibilmente calcolata in Occidente già nel 221 nella coronografia di Sesto Giulio Africano. In generale, diversi studiosi hanno tentato una ricostruzione plausibile della nascita di Gesù, arrivando a ritenere verosimile il 25 dicembre. Shemarahu Talmon dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha ricostruito le turnazioni sacerdotali degli ebrei e le ha applicate al calendario gregoriano sulla base dello studio del libro dei Giubilei scoperto in Qumran. In questa maniera ha stabilito che la data di nascita di Gesù potrebbe essere il 25 dicembre. È stata anche ipotizzata una possibile lettura simbolica della data di nascita, dato che la data della morte di Gesù nei Vangeli si colloca tra il 25 marzo e il 6 aprile del calendario gregoriano. Per calcolare la data di nascita di Gesù, secondo alcuni studiosi, si sarebbe seguita la credenza che la morte sia avvenuta nell'anniversario della sua venuta al mondo. Secondo questa ipotesi, per la festività del Natale si calcolò che Gesù fosse morto nell'anniversario della sua incarnazione o concezione, non nella sua nascita, e così si pensò che la sua data di nascita dovesse cadere 9 mesi dopo la data del Venerdì Santo, tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Alcuni studiosi hanno inoltre suggerito una possibile relazione con la festa ebraica della ridedicazione del Tempio, la Hanukkan, che cade il 25° giorno di Kislev, un mese lunare che corrisponde approssimativamente a novembre o dicembre. La festa non ha però un significato diverso, dura 8 giorni e non pare avere comunque inciso in modo significativo sulla scelta della data del Natale. Il Natale nei primi secoli del cristianesimo, la celebrazione del Natale non è presente nei primi elenchi delle festività cristiane, per esempio in quello ireneo e in quello di Tertulliano. E Origine ricorda che nella scrittura solo i peccatori festeggiavano la data del compleanno. La Bibbia non fornisce la data esatta e tantomeno l'anno esatto con cui Gesù nacque a Betlemme, tuttavia un esame approfondito dei dettagli storici, cronologici, riduce la possibilità ad una finestra temporale ragionevole. I dettagli biblici sulla nascita di Gesù si trovano nei Vangeli. Matteo 2,1 afferma che Gesù nacque durante il regno del re Erode.
Poiché Erode morì nel 4 a.C., abbiamo un parametro con il quale lavorare. Inoltre, dopo che Giuseppe e Maria fuggirono con Gesù da Betlemme, Erode ordinò l'uccisione di tutti i bambini di età inferiore ai 2 anni che vivessero nelle vicinanze. Ciò indica che Gesù, prima della morte di Erode, poteva aver avuto fino a 2 anni d'età. Questa informazione colloca la data della sua nascita tra il 6 e il 4 a.C. Luca 2,1-2 riporta diversi altri fattori da considerare. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirino era governatore della Siria. Sappiamo che Cesare Augusto regnò dal 27 a.C. fino al 14 d.C. Quirino governò la Siria durante lo stesso periodo di tempo e ci pervengono resoconti di un censimento che includeva Giuda approssimativamente nel 6 a.C. Alcuni studiosi disputano sulla possibilità che si tratti del censimento menzionato da Luca, tuttavia sembra trattarsi dello stesso evento. Basandoci su questi dettagli storici, la data più probabile della nascita di Cristo a Betlemme fu il 6-5 a.C. Luca menziona un altro dettaglio riguardo alla nostra linea temporale. E Gesù aveva circa 30 anni e lo si credeva figlio di Giuseppe, figlio di Eli. Luca 3,23. Gesù cominciò il suo ministero mentre Giovanni Battista esercitava il suo nel deserto, che cominciò nell'anno 15 del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Uterrea e della regione della Traconitide e Lisana tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, Luca 3,1-2. L'unico periodo temporale che combacia con questi fattori è il 27-29 d.C., poiché Gesù aveva circa 30 anni nel 27 d.C., una nascita tra il 6 e il 4 a.C. si adatta a tale cronologia. Più specificatamente Gesù avrebbe avuto all'incirca 32 anni nel momento in cui iniziò il suo ministero, ancora compreso nei circa 30 anni. Che dire del giorno della nascita di Cristo? La tradizione del 25 dicembre fu sviluppata molto dopo i tempi del Nuovo Testamento. È il giorno in cui i cristiani si sono messi d'accordo per celebrare la nascita di Gesù, nonostante il giorno esatto della sua nascita sia tutt'oggi sconosciuto. Quello che sappiamo è che i dettagli biblici e storici puntano ad una data di nascita approssimativa. Gesù nacque a Betlemme di Giudea nel 6-5 a.C., circa da Maria, sua madre. La sua nascita ha cambiato per sempre la storia, insieme alle vite di innumerevoli persone intorno al mondo. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, che è anche quella di YouTube, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video e buon Natale a tutti!